Allora, questa è una Jeep Willys, marca Willys Overland, e insieme alla Ford erano le due aziende che hanno prodotto, costruito e distribuito mezzi militari leggeri, 1/4 di tonnellata, per l'esercito americano. La Jeep Willys nell'immaginario collettivo è la Jeep della guerra, poi la Jeep che è sinonimo di libertà, è la nonna di tutte le Jeep che vediamo attualmente in giro per il mondo. È una macchina polivalente che si può utilizzare dalla montagna alla spiaggia, non ha limiti, può andare tranquillamente in pendenze molto elevate grazie alla mobilità, grazie alle marce ridotte e grazie al baricentro molto basso. Se vogliamo iniziare magari con i particolari del motore per poi passare a vedere l'esterno. Questo è un motore Go Devil 2002 di cilindrata, 4 cilindri, valvole laterali. Le particolarità di questa macchina sono ad esempio i fari che si possono aprire e girare all'interno, in modo tale che, non essendoci come oggi la luce frontale a LED, si può vedere il motore per fare delle riparazioni nella notte. Poi, ad esempio, molto simpatico è questa cartella qua, che è una cartella dove viene indicato tutti i punti di lubrificazione, l'olio e i vari grassi, e ogni quanto dovevano essere appunto lubrificati i mezzi in base alle condizioni di uso e al chilometraggio. Allora, per quanto riguarda ancora alcuni particolari di questa macchina, possiamo prendere in considerazione questo vaso d'espansione che veniva montato sul teatro italiano, che essendo comunque più caldo rispetto magari a altri posti, in modo tale che se la macchina avesse scaldato, l'acqua del radiatore, anziché essere dispersa, veniva recuperata e poi raffreddandosi tornava sul radiatore. L'impianto elettrico originale è a 6 volts e lo vediamo dalla batteria, e solo poi a fine 1945 è stato portato a 12 volts, perché comunque era molto più semplice e più immediata la partenza. Ancora un'altra particolarità di questa macchina è il balestrino. Praticamente, se uno nota, la balestra ha un foglio in più, è il balestrino che veniva messo esclusivamente sul lato autista, in modo tale che la macchina aveva comunque sempre il peso dell'autista e non si piegava più di tanto. Allora, tornando alla macchina, possiamo notare che i fari sono oscurati, in quanto se ci fosse stato un raggio di sole che colpiva il vetro, poteva segnalare al nemico, magari che è appostato su un'altura, poteva segnalare il transito della macchina. Questa era un'accortezza appunto che veniva adottata all'epoca. Un'altra accortezza sono le gomme con questo disegno. Praticamente, se io passo nel fango e un attimo dopo arriva il nemico, con questo tipo di rotolamento non capisce se io vado a destra o a sinistra, perché a differenza delle gomme attuali non hanno il rotolamento segnalato. E invece le 3 stelle non è di capitano come potrebbe essere oggi, ma è da generale, si andava da 1 fino a 5 stelle, 5 l'aveva Patton, solo Patton, questa 3 stelle era di Bradley. Questo è il faro di guerra, il cosiddetto blackout drive, che veniva utilizzato insieme ai 2 occhi di gatto in notturna. Durante la marcia notturna, per non farsi vedere dal nemico, soprattutto dagli aerei, venivano spente le luci e utilizzati solo queste piccole lucine qui, che non facevano una luce per poter viaggiare veloce, ma solo per vedersi tra mezzi e non scontrarsi tra uno e l'altro se andavano in senso opposto. Un'altra particolarità la possiamo vedere per i tergicristallo. I tergicristallo sono ad aria, praticamente prendono l'aria dal motore e con questo tubicino salgono su, e praticamente c'è una pompetta
che fa muovere il tergicristallo. Andando oltre, questa, se la vuole inquadrare, è una bussola che si vede però dalla parte di là, e poi abbiamo i cosiddetti attrezzi da zappatore, che sono appunto la pala, la scure. Un'altra accortezza, come dicevo prima, è lo specchietto, che è innanzitutto il vetro dello specchio fumé, e inoltre veniva messa appunto questa copertura proprio per evitare che il raggio del sole colpisse. Qui abbiamo una radio che è una BC1000 spalleggiabile, questa veniva portata sulle spalle del militare, però di tanto in tanto venivano anche montate sui mezzi, perché logicamente erano comunque un utilizzo in più. Questa poi aveva anche nel caso la predisposizione per la radio fissa, questa è la base dell'antenna. E poi andando oltre, nulla, abbiamo la tanica, questa è la tanica classica da benzina, e si vede dal tipo di tappo che è differente da quello d'acqua che faccio vedere dopo, e l'indicazione 80, il rosso, sono gli ottani, 80 ottani, ruota di scorta, attrezzature varie, il fucile, quasi tutti i mezzi avevano comunque il portafucile, un fucile, in questo caso è un Garand, una carabina M1, bombe a mano, quella era in dotazione da corredo della macchina. Poi qui possiamo vedere, come dicevo, la tanica dell'acqua, che è diverso il tappo, e poi veniva qui sul frontale veniva fatta una V di W di water. Qui c'erano le indicazioni del DOD, Date of Delivery, di quando veniva consegnata la macchina, e le indicazioni per l'utilizzo delle marce normali, 4x4 e ridotte. Le marce sono 3 marce avanti e la retromarcia, e poi ci sono appunto le ridotte. Qui all'interno casse di vario genere, perché logicamente più roba veniva messa sui mezzi e meno veniva portata sulle spalle dei militari, pertanto venivano caricate tantissimo queste macchine. Bombe a mano, rete mimetica per quando si fermavano e coprivano la macchina per non farsi vedere. Questa sigla qui, il 20, indica il tipo di macchina, in questo caso la Jeep, perciò tutte le Jeep avevano l'iniziale 20, e questo era il numero di targa, perché comunque gli americani non avevano la targa come noi in Italia. Questo era il numero di targa. Qui si può notare questa scritta che era in uso agli autisti consegnatari della Jeep, scrivere il nome della fidanzata, oppure magari fare la classica pin-up con le gambine all'aria. In questo caso per sempre D, perché la fidanzata si chiama Desiree, mentre il disco tondo 2/2 è una classe ponte, praticamente 2 sarebbe il peso minimo dei mezzi, 1/4 di tonnellata di questo, il 2/2 perché questa macchina qui ha anche il carrello, e in base a quella classe ponte lì sapevi se potevi passare o meno su un ponte. Logicamente questa è la classe più bassa, perché è la macchina più leggera, poi da qui in poi si sale con i Dodge, i GMC, i carri armati, e saliva il numero della classe ponte.